Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video 2 di 3. Avevamo lasciato in sospeso il discorso Epicube. Oggi in questo secondo video vi faccio vedere tutta la fase dell'installazione. Chiaramente gli installatori che devono partecipare al corso per avere la certificazione vedranno già tutti questi passaggi spiegati nel corso, ma oggi ve li faccio vedere dal vivo per agevolarvi nell'installazione, per farvi capire la semplicità e la qualità del prodotto, e ai clienti, a chi è interessato, per farvi capire anche come è fatto, come si monta, e anche per voi la possibilità di apprezzare i dettagli e la cura che hanno portato in determinati aspetti. Quindi non perdere tempo col video, mi raccomando, iscrivetevi che non costa nulla, in modo da rimanere sempre sintonizzati su tutte queste novità che sto cercando di portare sul canale, e ne vedremo parecchie. Partiamo dall'apertura degli scatoloni che riceverete con la composizione del kit in base al numero di batterie che mettete, poi man mano andiamo avanti con l'installazione. Ok, in configurazione base riceviamo queste scatole, quindi una grossa, due medie e una piccola. In ogni scatola trovate la lista dei componenti che dovete trovare, specificando cosa sono e le quantità. Troviamo quindi due coperture laterali, le plastiche sono comunque di buona qualità, non troppo rigide, vedete hanno un minimo di flessibilità, quindi ben fatte, con questi 4 incastri laterali. Una scatola con queste 4 staffe che sono due tipologie diverse, poi le vedremo meglio come vanno utilizzate, ma un dettaglio che vi faccio subito vedere che è una roba pazzesca, è la prima volta che la trovo. Questa sorta di escamotage per non perdere le viti, vedete che sono tenute con questa linguetta di plastica trasparente. Ho già visto delle viti che vengono magari tenute da un o-ring di gomma eccetera per non perderle. Qui si sono inventati questo dettaglio che sembra una cavolata, ma veramente fa capire che chi l'ha progettato sa che cosa sta facendo e quali possono essere le problematiche nell'installazione, ossia tirar fuori la roba dalle scatole e perdere le viti che poi non sono comuni, non si trovano, non c'è la lunghezza, poi comunque non sono le sue. In questo modo non le perdiamo. Vedete che queste doppie addirittura hanno messo due linguette, qui troviamo un filetto, un prigioniero già montato, insomma cura nei dettagli dal primo pezzo che tiro fuori dalla prima scatola. Protezioni sagomate specifiche, e qui abbiamo il primo componente che di fatto è la base. Vedete la scritta Canadian Solar, fatta molto bene in rilievo con questa finitura molto particolare, protetta da pellicola che nasconde una plastica nera opaca che segue esattamente tutto il nero opaco della struttura. Qui abbiamo dei filetti per il fissaggio e dei perni per il centraggio dei componenti, quindi quando andremo a costruire la nostra colonna verrà posizionata esattamente dove serve. Queste sono le connessioni tra i vari moduli. Essendo l'ultima connessione della colonna, ha proprio la funzione di chiusura della serie delle batterie. Le due scatole identiche che sono le batterie. Qui anche troviamo delle altre staffette, sempre con lo stesso sistema per non perdere le viti. I coperchi laterali delle batterie fatti esattamente come gli altri ma più grossi. Il tutto sempre documentato dalla lista dei componenti che dobbiamo trovare nella scatola. E la batteria, realizzata anch'essa con lo stesso colore, stesso sistema della base, quindi connessione con la batteria superiore, perni di centraggio, è dotata di ampie maniglie per manovrarla e posizionarla, poi dopo verranno chiuse dalla cover. Qui passa la potenza, il segnale, e sul retro abbiamo i centraggi, le valvole per lo sfiato dell'aria e tutti i fissaggi per le varie staffe. Mentre sul lato sinistro abbiamo l'altra maniglia, comunque anche le maniglie di ottima qualità, e tutti i dati della batteria nonché il seriale, per poi arrivare chiaramente all'inverter. E qui è dove troviamo, diciamo, il grosso di tutto quello che costituirà la nostra colonna del nostro Epicube. Partendo dalla staffa a parete, questa è la staffa principale, vedremo poi come si installa, già equipaggiata con due viti qua per il fissaggio, stesso sistema delle linguette, staffa di buona fattura, non spessissima, un sacco di punti di ancoraggi. Questa servirà a tenere tutta la colonna. Troviamo poi un cavo a due fili che è per il meter, quindi due fili già dotati di puntalini da un lato e connettore dall'altro. Questo è lungo 10 metri. Troviamo due coppie di connettori MC4
i soliti standard con contatti a crimpare tradizionali, niente di diverso da quello che usiamo normalmente. La chiave per i connettori MC4, questa serve sempre. Qui troviamo un interruttore, una manopola ancora da montare con dado e vite di fissaggio. Qui dentro troviamo un gommino, un passacavo, adesso poi vedremo dove va usato. Scatolina con il meter per la lettura dei consumi da montare esternamente in un quadro su barra DIN, dove arriveremo col nostro CT e che metteremo in comunicazione con l'inverter, dotato anche poi di coperture per le connessioni. Un'altra scatola con il sensore vero e proprio che ha già il suo cavo con i due fili. Questo è un sensore da 120 A, permette il passaggio di un cavo monofase o di più cavi senza problemi. È dotato di freccia direzionale, quindi vedremo da che parte andrà poi orientato. Troviamo poi 3 capicorda ad occhiello, 2 staffette angolari, altre 2 staffette sempre con lo stesso sistema per le viti, una serie di viti lunghe con l'invito autoforante, delle viti più piccole e 2 staffette fatte in questo modo. Togliamo la protezione dell'inverter. Qui arriviamo al bestione, al componente principale del nostro impianto. Qui tutta la parte protetta con la scritta EpiCube. Ci sono delle maniglie qua di lato per prenderlo. Qui abbiamo un altro coperchio, delle connessioni, adesso poi lo analizziamo meglio. Volevo farvi vedere tutta la parte posteriore che è tutto dissipatore. Questa cosa mi piace molto perché tante volte gli inverter sono grossi così e hanno solo qualche aletta. Qui guardate che superficie dissipante che abbiamo, proprio un bel pezzo. Qui sotto, come vedete, abbiamo la parte che va appoggiata sulla prima batteria con la stessa connessione, quindi nessun cavo da fare, da collegare, da cercare, è già tutto pronto, basta impilare un pezzo con l'altro. Questa cosa è fantastica. Mentre sul lato sinistro avremo il suo modulo wifi già montato su questo alloggiamento, già collegato sulla porta dell'inverter. Dopodiché avremo semplicemente i 2 gas in stringa, un passacavo piccolo con i tappi per l'ingresso di cavi di segnale eccetera, e il passacavo grosso per, diciamo, tutto quello che riguarda la potenza. Questa parte rimane a vista esternamente. Togliendo invece questa copertura abbiamo accesso al vano che viene opportunamente protetto da questa copertura, dove avremo dentro la morsettiera di connessione per il grid e per il backup, dove avremo poi l'ingresso LAN, delle altre connessioni. Il tutto si trova qua dietro. Qui è dove poi verrà montato la manopola che abbiamo trovato prima sciolta per armare le stringhe. Viene data smontata perché verrà fatta come ultima installazione dopo aver chiuso il coperchio, in seguito a tutte le corrette connessioni che verranno fatte in morsettiera. E qui è dove abbiamo la ciccia, diciamo, di tutta quella che è la parte di elettronica, connessioni eccetera. Intanto, se riuscite ad apprezzare l'ordine e la cura con cui sono stati messi tutti i componenti, perché qui abbiamo il sezionatore delle stringhe con un magnete per i disturbi montato su barra DIN. Tramite questi cablaggi arriva a questo connettore, passa su scheda morsettiera e cavi che vanno poi agli MC4. Cavi di buone dimensioni, il tutto passa da circuito fascettato e via. Qui abbiamo la parte della logica con delle connessioni interfaccia LAN di rete. Qui abbiamo tutti questi connettori che vanno poi all'interno, tutti ben curati, marchiati, tutto isolato, tutto fatto come si deve. Qui abbiamo la parte di potenza dove andremo a collegare su questi morsetti rapidi i cavi direttamente. Qui sotto abbiamo una barra per la messa a terra con vari punti di ancoraggio. Qui abbiamo invece la parte delle batterie, quindi i cavi di potenza che vanno a finire nel connettore qua sotto, il cavo di segnale che poi in realtà è un bus a 2 fili, il tutto con cavi di grossa dimensione e messa a terra, e passa attraverso questi fusibili. Quindi tutta la parte delle batterie è protetta da fusibili 100 A 690 volt. Guardate che bestie
di portafusibili che poi vanno via e vanno all'inverter. Il positivo tra l'altro passa anche per quello che sembra un condensatore, ma non ci metterei la mano sul fuoco, quindi tutta la parte delle connessioni fatte alla grandissima e una cura ai dettagli, ai disturbi, ci sono ferriti ovunque, assolutamente una progettazione da parte dell'azienda che ha sviluppato questo prodotto che non è mica da ridere. Passiamo alla fase di posizionamento vera e propria. Chiaramente io ho scelto la parete dove ho i quadri di stringa e il quadro AC per la connessione della parte fotovoltaica. Si sceglie una parete che abbia comunque una superficie utile ad ospitare la colonna in base a quante batterie mettiamo, sia in versione a parete che in versione a pavimento. Io in questo caso parto con l'installazione a pavimento e vi do due dritte. Il primo pezzo da posizionare, in questo caso installazione a pavimento, chiaramente è la base del nostro sistema Epicube. Io non l'ho voluta mettere direttamente a terra, ma ho interposto tra il pavimento e la base una striscia in gomma bella spessa. Uno, l'avrei fatto comunque anche in un'installazione definitiva perché non mi piace poggiarla proprio sul cemento. Due, perché poi questa macchina verosimilmente verrà tolta, rivenduta, eccetera. Ho preferito tutelarla in questo modo. Non è importante in questa fase che il pavimento sia perfettamente in bolla, è chiaro che non può essere inclinato a 45 gradi, però la colonna verrà poi tenuta nella parte bassa con una staffa che terrà la base tassellata al pavimento e nella parte alta con la staffa a muro che fisseremo più avanti. Questo è quanto. L'unica accortezza che raccomanda Canadian sul sistema Epicube è tenere una distanza dal muro, quindi dalla parete fino alla parte interna della base, non questa sporgenza ma proprio la parte interna, 98 mm. Io ho verificato con il gioco che abbiamo poi sulla staffa, siamo buoni da 90 a 110 mm, quindi diciamo che la mettiamo a 95-100 da entrambe le parti e siamo tranquilli che riusciremo a fare un'installazione corretta. Posizioniamo la base e poi iniziamo a mettere le due batterie. Ok, non si può sbagliare perché, come avete visto prima, c'è questo perno che fa il centraggio, va esattamente dove deve andare. In questo caso i miei due unici moduli sono posizionati, si può fare tranquillamente da soli, è chiaro che in base anche alle normative vigenti eccetera un peso del genere sarebbe meglio alzarlo in due per dimezzare insomma il carico, però abbiamo piazzato in questo caso le nostre due batterie, adesso vi faccio vedere lo staffaggio di sicurezza. Dunque abbiamo due tipi di staffe per ogni lato, questa piatta che va a prendere qui dietro tra un'aggiunta di una batteria e l'altra e anche l'aggiunta tra il basamento e la prima batteria, poi quest'altra staffa con l'invito che va a prendere questo pernino tra la prima e la seconda batteria e tra la prima batteria e il basamento. Fissiamo il tutto sul lato sinistro e idem sul lato destro. Arrivati a questo punto bisogna fissare questa staffa sui fori che ci sono qua dietro, che sarà quella che serve a tenere la staffa a parete. Qui purtroppo la posizione è un po' scomoda, quindi per avvitarla poi avrete bisogno di un cacciavite angolare, ma va bene anche un cricchetto perché comunque c'è la testa da 10. Ok, fatto questo bisogna posizionare la staffa a parete in questo modo che andrà ad avvitare sui prigionieri che ci sono su questa staffa. Vedete che abbiamo un po' di margine. Posizionata la staffa possiamo usarla anche come dima per i fissaggi, per procedere quindi alla foratura della parete per mettere i tasselli. Chiaramente io qua ne metto solo 4, abbondare non guasta mai, dipende anche da com'è la parete e quanto tirano i tasselli. Riposizioniamo la staffa, la imbocchiamo qua sotto senza tirarla, la imbocchiamo anche di qua, imbocchiamo i 4 tasselli, iniziamo a tirarli. La staffa segue l'andamento della colonna, ma verifichiamo comunque che sia in bolla il più possibile. Tiriamo anche la base, cercando di verificare che sia ancora centrata sulle staffe e voilà.
A questo punto bisogna mettere sull'inverter. Inverter che ho posizionato da solo non è impossibile, però come dicevo prima queste operazioni è sempre meglio farle in due, ma comunque come regola in cantiere non si dovrebbe mai lavorare da soli. Una volta che l'abbiamo incastrato sopra la prima batteria dobbiamo procedere con la messa in sicurezza sulla staffa. Ci saranno quindi questa staffetta L sulla sinistra che va a prendere nei prigionieri, molto comoda, stessa cosa sulla destra. Poi alzando un attimo le coperture ci sarà ancora da mettere questa staffa laterale in questa posizione utilizzando 4 viti per lato di quelle fornite nel sacchetto. A sinistra ma anche a destra. A questo punto possiamo passare all'installazione di tutti i coperchi su entrambi i lati. Non sono previsti cavi per le masse tra le batterie e l'inverter, però qui sulla struttura dell'inverter vicino all'ingresso della C sono previsti 2 punti di terra. Ok, montato il tutto iniziamo a fare i collegamenti. Io quindi mi sono portato le 2 stringhe con gli MC4 da crimpare e inserire e poi mi sono portato tramite questa tubazione 2 linee. Allora, su questo raccordo vi danno 2 possibilità. Una è quella di usare 2 cavi multipolari FG passando dai 2 fori, oppure vi danno dei gommini di ricambio di varie misure per entrare direttamente con un tubo flessibile, un tubo rigido o quello che usate nel momento dell'installazione. Io mi sono portato 2 linee da 6, una per il backup e una per il grid, più ovviamente la terra. Quindi ora facciamo il collegamento delle linee direttamente in morsettiera. Adesso per la terra andrebbe messo il capicorda crimpato, essendo un'installazione provvisoria io lo installo con il metodo quello rapido, diciamo. Infiliamo direttamente i cavi spelati in morsettiera, tanto abbiamo i morsetti rapidi, ma chiaramente per un'installazione ancora più pulita andrebbe utilizzato il puntalino. Allora, qui abbiamo i morsetti a leva, quindi il cavo segnato nero è quello del backup, il cavo non segnato è quello del grid. Ok, in questo modo abbiamo collegato la linea di backup che loro chiamano AC Boost e abbiamo collegato la linea grid. Ok, controllate che siano entrati bene nei morsetti, tutto molto comodo. A questo punto dobbiamo far entrare il connettore del sensore, svitiamo il PG per il passaggio dei cavi dati, tiriamo fuori il gommino, liberiamo un passacavo, mettiamo la ghiera, facciamo passare il cavo nel taglio predisposto, lo portiamo dentro, iniziamo a mettere solo il gommino e poi imbocchiamo la ghiera. Il connettore che è già cablato lo portiamo a misura perché andrà attaccato qui su X1. Già cablato, già pronto, voilà. E noi con i collegamenti abbiamo praticamente finito. Ora chiaramente dobbiamo andare a installare su barra DIN il meter. Arrivati a questo punto bisogna installare il meter. Allora, il meter va alimentato nella parte alta con fase neutro, sulla parte bassa su questi 2 morsetti si collegano i cavi del CT del sensore, che chiaramente va portato sulla fase che arriva direttamente dal contatore. Prima di collegarlo con l'inverter, per essere sicuri che lavora, basta verificare che cosa sta leggendo, perché una volta alimentato e collegato al CT, vedete che mi segna 360-370 watt, che sono esattamente quelli che mi legge il mio contatore del montante. Quindi siamo sicuri che in questo modo è collegato correttamente con il CT e che il CT è orientato nel senso giusto. Chiaramente se non avete questo basta mettere una pinza amperometrica sul cavo che arriva dal contatore o andare a leggere sul display del contatore per verificare che il CT stia facendo la lettura corretta nel meter. Ora il meter, tramite il cavo a 2 fili che abbiamo collegato direttamente sull'inverter, deve mandare il segnale al nostro EpiCube, quindi questi 2 fili andranno collegati sul meter. Dove si collegano? Se voi leggete sulla piastra vedete che il filo bianco è 485A e il filo blu 485B. Sul manuale del meter segna sulla morsettiera che A è quello in alto a destra e B è il centrale. Noi mettiamo il bianco e il blu esattamente lì.
Ok, dopo aver effettuato tutti i collegamenti anche del meter e tutto, con le stringhe collegate che possiamo anche collegare in un secondo momento, possiamo chiudere la parte frontale e montare l'interruttore del sezionatore delle stringhe. Con questa ghiera fermiamo il sezionatore sul coperchio e finalmente possiamo mettere l'interruttore. Quindi inseriamo la manopola, spingiamo la vite di blocco, la avvitiamo in modo da avere l'interruttore del nostro sezionatore funzionante. E possiamo mettere tutte le coperture, quindi inverter, batterie e base, la copertura anche di questa zona. Il sezionatore dopo sarà necessario di nuovo azionarlo dopo l'installazione, però comunque vi faccio vedere come rimane la macchina finita. Ora possiamo togliere tutte le pellicole per far vedere l'Epicube in tutto il suo splendore. Per ultimo la scritta. Molto bello. Una volta montato tutta questa parte delle batterie chiaramente rimane più robusta. Questa parte che è una copertura è leggermente più croccante, ma perché ha solo degli incastri laterali. Tutta la parte sopra dell'inverter invece è bella solida, tutto coperto. Chiaramente il fatto che ci siano i cavi sulla sinistra potrebbe essere leggermente antiestetico. Se devo darvi un consiglio anche per avere un risultato ideale a casa del cliente, magari predisponete che lui stia più verso sinistra e che la parte, diciamo, a vista rimanga quella di destra, anche perché a destra rimane molto più pulito, non ci sono cavi e c'è il LED di stato impianto a vista insieme al pulsante di avviamento macchina. Perfetto, siamo arrivati alla fase finale, tutto montato, tutto chiuso. Nel terzo video vi farò vedere tutta l'operazione di configurazione in app, che è di una facilità disarmante. Bisognerà solo riaprire i coperchi per acquisire col telefono il QR code dei singoli moduli, poi facciamo la messa in servizio, vi faccio vedere l'applicazione, lo storico perché lo sto usando da un bel po', quindi vi potrò dare dei feedback e farvi vedere tutto quello che ha fatto in questo periodo di installazione. Insomma, state in campana perché presto arriva il terzo video di 3, chiudiamo il capitolo Epicube e vi darò una panoramica completa di questo fantastico prodotto. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.